Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. L'altra volta vi ho spiegato come realizzare questo bellissimo bocciolo. Oggi vi spiego come realizzare le foglie e come andarle a montare per creare un bel ramo. Metterò soltanto queste 3 foglioline per non rendere il video troppo lungo, ma ognuno può montare il ramo come preferisce e quindi realizzare tutte le foglie necessarie. Una volta detto questo, vi lascio alla spiegazione e mi raccomando, se vi è piaciuto il progetto lasciate un bel like e non vi dimenticate di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille per seguirmi. Prendo il cotone numero 5, prendo l'uncinetto numero 2 e realizzo un cappietto. Inserisco l'uncinetto al suo interno e carico 10 catenelle. Una volta realizzate le 10 catenelle, salto l'ultima, entro nella catenella precedente, ossia la nona, e lavoro un punto basso. Qui, se avete difficoltà a riconoscere i punti, vi consiglio di mettere un marcapunto. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un mezzo punto alto. Entro nella catenella successiva e lavoro un punto alto. Entro nella catenella successiva e lavoro un aumento di punto alto, ossia lavoro 2 punti alti nello stesso punto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Catenella successiva, lavoro un aumento sempre di punto alto. Catenella successiva, un punto alto. Catenella successiva, mezzo punto alto. Adesso entro nell'ultima catenella disponibile e lavoro un punto basso. Lavoro 2 catenelle e adesso rientro qui nell'ultima catenella lavorata e lavoro un punto basso. Adesso metto il filo iniziale in orizzontale per andarla a nascondere, entro nella catenella successiva e lavoro mezzo punto alto. Punto successivo, un punto alto. Punto successivo, aumento di punto alto. Punto successivo, punto alto. Punto successivo, aumento, sempre di punto alto. Punto successivo, punto alto. Punto successivo, mezzo punto alto.
Punto successivo, ossia l'ultimo punto disponibile, lavoro un punto basso. E questo primo giro è terminato, quindi entro nel primo punto basso iniziale e lavoro un punto bassissimo. E guardate il risultato. Adesso cosa faccio? Prendo un pezzo di fil di ferro e calcolo all'incirca la grandezza di questo pezzetto appena fatto e lascio un pochino di spazio per creare la parte diciamo dello stelo della foglia. Quindi mi regolo in questo modo. Una volta tagliato il pezzo di fil di ferro, cosa faccio? Lo piego così all'incirca a metà, lo posiziono in questo modo, vedete il filo deve passare sotto il fil di ferro, poi entro qui nel punto dove ho chiuso il giro e lavoro un punto basso. E vedete in questo modo sto inserendo il fil di ferro e lo sto anche rivestendo. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto di questa prima parte di giro a punto basso. All'incirca devo lavorare 11 punti bassi. Ok, una volta lavorati gli 11 punti bassi, questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Piego bene il fil di ferro, entro qui, vi ricordate all'ultimo punto ho lavorato punto basso, 2 catenelle e punto basso, io entro sotto le 2 catenelle e lavoro un punto basso. Adesso lavoro 2 catenelle. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto basso. E adesso semplicemente lavoro 11 punti bassi, proprio come ho fatto per l'altro lato. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo qui. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Semplicemente posiziono in questo modo il fil di ferro, poi entro qui nel primo punto basso lavorato ad inizio giro e lavoro un punto bassissimo. E in questo modo ho terminato anche questo secondo giro. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, entro nel punto basso successivo e lavoro un punto bassissimo. Catenella, punto successivo, lavoro un punto bassissimo. Catenella, nel punto successivo lavoro un punto bassissimo e semplicemente continuo a ripetere questa sequenza, ossia catenella e punto bassissimo, per tutto il resto di questa parte fino ad arrivare qui dove ho lavorato, diciamo, la parte della punta, dove noi ci rivediamo per vedere come continuare. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Vedete, adesso mi ritrovo a dover lavorare la parte della punta. Quindi cosa faccio? Appena lavorato un punto bassissimo, entro qui dove ci sono le 2 catenelle, passo sotto le 2 catenelle e lavoro mezzo punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, rientro sempre in questo punto e lavoro un punto alto. Lavoro una catenella. Adesso inserisco l'uncinetto centro del punto alto appena lavorato e prendo la solina davanti, poi prendo questa solina subito sotto
Vedete, mi ritrovo con 3 asoline sull'uncinetto, poi semplicemente lavoro un punto bassissimo. Adesso carico il filo sull'uncinetto, rientro sempre in questo spazietto e lavoro mezzo punto alto. E vedete, in questo modo ho creato una bella punta per questa fogliolina. Adesso ripeto questo passaggio iniziale, quindi entro nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto bassissimo, catenella, punto bassissimo. E poi ricomincio, catenella, punto bassissimo. Quindi adesso continuo a lavorare così tutta questa parte e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare la lavorazione. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Entro qui nel punto iniziale e lavoro un punto bassissimo, lavoro una catenella e taglio il filo e ne taglio un pochino perché questo filo mi servirà per andare a rivestire tutta la parte del fil di ferro. Sfilo l'uncinetto ed ecco qui la mia prima foglia. Adesso nello stesso identico modo in cui ho realizzato questa foglia vado a lavorare altre 2 foglie o tutte le foglie che vi servono. Adesso io le ho già pronte, ve le faccio vedere, eccole qui, e adesso vi spiego come andare a montare queste foglioline per creare il rametto. Quindi cosa faccio? Prendo il filo che ho tagliato e lo vado a rotolare in questo modo intorno ai 2 pezzetti di fil di ferro. Ok, una volta rotolato un pochino il cotone, prendo un'altra foglia e la vado a posizionare e vedo se devo poi rivestire un altro pochino il fil di ferro o se va bene il punto in cui sono arrivata. Allora prendo la seconda foglia e la posiziono in questo modo, ossia la punta di questa seconda foglia deve essere più o meno all'altezza del secondo giro di lavorazione della foglia. Una volta visto se il gambo all'inizio è stato rivestito bene, cosa faccio? Semplicemente continuo ad arrotolare il cotone, soltanto che questa volta oltre a prendere 2 pezzetti di fil di ferro iniziali, prendo anche il fil di ferro della seconda foglia. Vedete? In questo modo. Una volta fatto questo, prendo anche la terza foglia e la vado ad inserire sempre nello stesso modo. Quindi vedete lascio più o meno sempre un giro di distanza tra una foglia e l'altra e poi semplicemente continuo con la mia opera di arrotolamento del cotone. E adesso semplicemente continuo ad arrotolare tutta questa parte. Io adesso vado avanti con il procedimento e poi noi ci rivediamo per vedere come terminare il ramo. Come potete vedere sono andata avanti con l'opera di arrotolamento e questo è il risultato. Non vi preoccupate se non viene rivestito tutto quanto il fil di ferro perché tanto poi questa parte andrà nascosta quando andremo a montare tutto il ramo. Quindi una volta detto questo cosa faccio? Semplicemente allargo uno dei fili dei rami e vado a bloccare questo filo là nel centro.
in questo modo. Poi richiudo bene il fil di ferro e lo arrotolo un pochino per non far uscire questo filo, e in questo modo il rametto è terminato. Adesso cosa faccio? Semplicemente vado ad aprire le foglie come preferisco e ecco qui il mio rametto di foglie. Guardate che carino. E poi ognuno può sistemarlo come preferisce, non c'è un verso. Se volete potete mettere anche più foglioline, questo dipende tutto dal vostro gusto. Adesso, una volta montato il rametto, vado a riprendere il bocciolo e vi faccio vedere come montare il tutto. Ok, allora poso un attimo il bocciolo e le foglie e prendo il cotone sempre lo stesso, il numero 5 verde. Cosa faccio? Vado a creare un cappietto in questo modo. Poi inserisco il bocciolo all'interno di questo cappietto. Adesso stringo bene il cappietto così. Prendo questo filetto iniziale, lo tengo bloccato con la mano e poi semplicemente vado a girare il cotone tutto intorno al fil di ferro verde, in questo modo. E vado avanti per qualche centimetro. Una volta fatto questo, cosa faccio? Prendo il rametto di foglie, lo vado a posizionare dove preferisco e vedo se devo continuare a rivestire il bocciolo oppure posso già attaccare il ramo. Io ho deciso di metterlo più o meno a questa altezza, vedete è un pochino troppo risicato all'inizio del bocciolo, quindi vado ad arrotolare un altro pochino il cotone. Ok, adesso vado a posizionare le foglie. Adesso sono soddisfatta del risultato perché vedete in questo modo le 3 foglioline le posso muovere tranquillamente. Poi cosa faccio? Prendo un pezzetto di guttaperga e vado a bloccare tutta questa parte. Quindi vedete in questo modo poi vado a nascondere quei fili verdi rimasti fuori e vado a nascondere anche questa parte di fil di ferro che prima non ho rivestito. Mi raccomando, tirate bene la guttaperga. E perfetto, adesso una volta fatto questo, il mio ramo è tutto ben rifinito e posso continuare ad arrotolare il mio cotone come ho fatto fino ad ora. Guardate bene le immagini. Io adesso vado avanti con il rivestimento e poi noi ci vediamo qui per vedere come terminare il rametto. Come potete vedere ho rivestito tutto il rametto e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Vado a creare un cappietto come all'inizio, in questo modo, poi taglio il filo, lo inserisco all'interno del cappietto. Tiro bene il filo e il mio rametto è pronto.
Adesso io lo vado a lasciare in questo modo perché utilizzerò questo rametto in un progetto e quindi poi verrà nascosto all'interno della spugna, ma se voi volete realizzare un bouquet e quindi vi serve il rametto ben rifinito, una volta fatto il nodino vi consiglio di mettere un pochino di colla a caldo sul fil di ferro verde e poi arrotolare il cotone intorno a questa colla in modo tale da incollare questa parte. Poi una volta fatto questo vado ad aprire il rametto e ecco il mio bocciolo di rosa con le foglie pronto. Guardate che bello! Devo dire, tutto il passaggio di rivestimento con il cotone è abbastanza noioso, ma alla fine guardate che bel risultato. D'altronde la guttaperga non sarà mai dello stesso colore del filato e io preferisco fare questo lavoro un pochino noiosetto. Voi fatemi sapere nei commenti se preferite farlo oppure no. Allora, vi ho spiegato come realizzare il bocciolo, vi ho spiegato come realizzare le foglie, vedete io ne ho anche due pronti, perché? Perché vi anticipo già che nei prossimi mesi pubblicherò un tutorial con questi boccioli. Siete curiosi di sapere cosa sto creando? Fatemelo sapere. Adesso vi saluto, noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto e mi raccomando, se vi è piaciuto il progetto lasciate un bel like e se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per non perdervi i prossimi tutorial. Inoltre vi ricordo che potete mandarmi le foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social TikTok, Facebook, Pinterest ed Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione. Grazie mille per seguirmi, ciao ciao!